Prima di iniziare il video volevo scusarmi perché era una giornata super ventosa e non me ne sono resa conto, quindi volevo scusarmi per la qualità dell'audio di oggi e se avete difficoltà a sentirmi potete attivare i sottotitoli così almeno potete leggere quello che sto dicendo. Sono in funivia, sto salendo sulla montagna, oggi mi porta a fare un'altra passeggiata insieme e questa funivia ci porta nel punto in cui ci siamo fermati l'altra volta. Quindi se avete visto l'ultimo video vi ho portato su dove c'era quella piattaforma, insomma quella terrazza del ristorante e poi siamo tornati giù e questa funivia ci porta nello stesso punto e da lì appunto si può continuare teoricamente anche l'altra volta potevamo continuare, però la mia collega penso che stesse già morendo perché era la sua prima camminata, quindi l'abbiamo presa con calma e siamo tornate giù. Però oggi volevo fare la tratta successiva, quindi da dove arriverà questa funivia fino a un po' più su, penso che sia un'altra ora e mezza circa di cammino e in cima ci dovrebbe essere un altro piccolo ristorante, un rifugio, non sono sicura se sia aperto, non mi interessa granché. In realtà c'è una seggiovia che ti può portare in cima alla montagna, però oggi vorrei farla a piedi, quindi ho preso la prima funivia e poi facciamo il secondo tratto a piedi e poi torniamo giù sempre a piedi e vediamo dove ci porta questa giornata. Una giornata bellissima come potete vedere, soprattutto perché non fa caldo, cioè sembra che faccia caldo ma in realtà c'è un bel venticello che rinfresca un po'. La temperatura oggi dovrebbe essere di 23 gradi la massima, quindi si sta benissimo e domani ci saranno 30 gradi, quindi ho detto vado a fare una camminata oggi e domani mi rilasso, sto più all'ombra, vorrei andare a trovare un bel laghetto dove fare il bagno e quindi niente, andiamo. Siamo quasi arrivati in cima e il percorso ci porterà proprio su questa montagna, da questo lato, là in cima. Mortacci, i polpacci mi stanno già andando a fuoco. Me la ricordavo un po' più semplice di così. Comunque, ho fatto solo questo pezzettino qua, lì dalla cima della funivia, quindi è un po' troppo presto per lamentarsi. Almeno il panorama aiuta, bellissimo. Niente, io sto ancora morendo, ma almeno ci sono tante belle farfalle a tenermi compagnia. Oh mio Dio, quella sarebbe stata la bellissima seggiovia che forse avrei dovuto prendere, però non c'è nessuno su, è vuoto, il paese è ancora molto vuoto, non c'è molta gente, è strano vederlo così. Bello questo cartello, mezzo inclinato, mezzo caduto. Siamo ancora un po' lontanini dalla cima, però è lì così, la vedo. Ce la possiamo fare. Quella è una delle mie capanne preferite, è bellissima. Adesso vi porto a farvela vedere da vicino. Eccola qua, è bellissima, in quelle montagne maestose lì,
quella è un'altra camminata che si può fare, magari vi porto lassù un altro giorno perché è ancora chiuso il sentiero, lo stanno ancora preparando. E tutto queste sono piste durante l'inverno, cioè da qua si scia. Fa sempre un po' impressione, fa sempre un po' strano vederle tutte verdi, senza neve, però tutto quello che vedete sono piste. Devo solo fare un po' di attenzione qua alle zecche, ce ne sono tante. 2 anni fa me ne sono beccata una e non me ne sono accorta, 2 giorni dopo, ce l'avevo sulla schiena, era bella nascosta e ovviamente ho provato a toglierla ma non sono riuscita, la testa è rimasta incastrata dentro la pelle, quindi sono dovuta andare dal dottore che mi ha tolto tutto e mi ha dovuto dare gli antibiotici per sicurezza e mi ha fatto fare il vaccino per sicurezza, quindi è tutta una serie sfortunata di eventi che vorrei evitare. Quindi ho imparato a guardarmi bene le gambe quando torno a casa, non solo le gambe, tutto, per essere sicura che non ce ne siano e che sono, lasciatemi passare il termine, sono proprio bastarde, sono piccole, si nascondono bene, sono terribili, insomma faremmo volentieri anche a meno. Ho appena incrociato 3 signori che stavano scendendo, però stavano, non riesco più a parlare, scusate, stavano venendo giù, mi hanno detto hai sbagliato direzione, gli ho detto sì è vero, avrei dovuto prendere quella direzione lassù nella funivia, nella seggiovia, decisamente ho sbagliato direzione. Già ho trovato una panchina, quindi 2 minuti di pausa ce li meritiamo, vero? Che schifo, il mio zaino è tutto sudato, l'ho tolto per un momento per bere un goccio di acqua, ma rimetterlo su fa proprio schifo, è tutto bagnaticcio. Riesco a vedere la fine. Quando vedi la fine all'improvviso ti tornano tutte le energie, non ti senti più così tanto stanca, potresti quasi continuare un altro po'. Le mie cuffie sono morte, quindi non ho più musica, la batteria si è scaricata, mi tocca stare con i miei pensieri. Non so se vi ricordate l'episodio del podcast sul meditare su una montagna, in cui tra l'altro mi trovavo qua da qualche parte quando l'ho registrato. Comunque per me è sempre valido il camminare, stare su una montagna, sedersi da qualche parte e semplicemente guardare il paesaggio senza pensare, o meglio pensando, ma stare lì da soli ti fa un effetto incredibile e io personalmente riesco proprio a pensare a tutte le cose che mi stanno dando fastidio, tutte le cose magari per cui sono preoccupata, ed è come se le guardassi dall'esterno, come se non mi influenzassero più così tanto, non fossero più così pressanti, così pesanti. È bellissimo, è proprio un momento di meditazione, riflessione incredibile, ed è molto importante farlo per tutti. Non dovete per forza farvi la camminata su come me, potete anche prendere la seggiovia forse, però lo raccomando. Io qua non sono sicura di aver preso il sentiero giusto, secondo me c'erano 2 sentieri, no guarda, forse ne vedo uno davanti a me, forse ce la facciamo ad arrivare su prima o poi.
Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati su in cima senza morire. Ed è vero che potrei tranquillamente continuare un altro pezzo, però vediamo. Ok, c'è un vento pazzesco, abbastanza fastidioso, ad essere onesti, e abbastanza freddo anche, quindi non è tanto piacevole stare seduti qui a prendere il sole, guardare il panorama, quindi ho deciso di scendere giù e scendiamo ancora a piedi, ovviamente, anche se adesso c'è un sacco di gente che sta scendendo a piedi, furbi, sono saliti con la seggiovia ma scendono a piedi. E niente, andiamo giù e voglio seguire un percorso che in teoria potrebbe portarci a un fiume, una cascatella, ma non sono sicura che sia aperto, perché l'altro giorno era chiuso e non era proprio praticabile, quindi voglio vedere se questa volta, se oggi è aperto. E poi penso che ritornerò in paese, vediamo, c'è un posto dove mi piace andare a bere il caffè e hanno sempre la torta, che avete già visto in altri video, e penso che finirò lì per fare una pausa. Niente, il piano è cambiato, il percorso dove siamo scese l'altra volta, che comunque era chiuso, però non c'era nessuno, quindi ce ne siamo fregate, ma oggi ci sono effettivamente i lavori, c'è gente che sta andando su e giù con le macchine per lavorare e tutti gli attrezzi, quindi non è fattibile. Quindi l'opzione era scendere con di nuovo la funivia o scendere a piedi e tornare dove abito e poi da lì andare in centro. Quindi direi che si fa questo. Dovrebbe essere un'oretta in discesa, quindi per niente pesante, con sempre delle bellissime viste. E con una bella fetta di torta e questo caffè che avevo già finito e questa bellissima mosca, terminiamo la giornata di oggi. Grazie per essere venuti con me e ci rivediamo la prossima volta. Ciao!